Stasera vi volevo parlare di un altro aspetto che, attraverso la paura, di come viene minacciato l'essenziale della fiducia. Allora, dobbiamo sempre partire dal presupposto, è per questo che parliamo dei doni del cuore, che spesso siamo abituati a vivere a cuore chiuso, o perlomeno non espanso, contratto. Questa è una cosa che ripeto spessissimo, tante volte. In un altro appuntamento vi spiegherò anche il perché, cosa significa e anche il perché succede questo. Però stasera parliamo di qualcosa di diverso. E da questo punto di partenza noi adesso andiamo a vedere come mai la paura va a minacciare anche l'essenziale della fiducia. Dal momento che l'essenziale della fiducia è un essenziale del quinto chakra, del quinto corpo sottile, non è l'unico, ma per stasera parliamo di questo. Ecco qua. Allora, che cos'è questo? Questo è questo alone azzurro intorno al collo, indica il corpo sottile e anche il quinto chakra. Il quinto chakra è nella gola, è posizionato nella gola. Il centro energetico, quindi il quinto chakra, il motore che sostiene il corpo sottile che si espande a un'ampiezza che può essere anche intorno ai 2-3 metri, chiaramente è soggettivo, e tutti i corpi sottili sono vivi, si muovono. Quello che vedete, questa corona circolare che è rappresentata da questo allone azzurro, dovete un po' immaginare come se fosse il corpo sottile, il quinto corpo sottile tagliato, sostenuto appunto dal quinto chakra. Nel quinto corpo ci sono gli essenziali fondamentali, come la fiducia, che stanno vicini al centro, nella parte interna, quindi vicino al chakra, e poi nella parte esterna, invece, nello specifico del quinto chakra, ci stanno anche, vivono come forme energetiche, le credenze e anche i pensieri. In più, il quinto chakra ha anche un'altra caratteristica, che è quella di avere questi cerchi. Qui li vedete intorno al collo, sono rappresentati con dei colori diversi. Che cosa sono questi cerchi? Rings in inglese. Come potete notare, o l'avrete già notato, questi colori sono i colori che corrispondono ai chakra sottostanti. Cosa vuol dire? Che nel quinto chakra risiedono questi anelli, che sono gli anelli relativi ai chakra sottostanti al quinto chakra, quindi l'anello rosso è quello del primo chakra, l'anello arancione è quello del secondo chakra, l'anello giallo è quello del terzo chakra, quello verde del quarto, del cuore, e in più c'è anche l'anello blu, che è quello del quinto chakra, quindi dello stesso chakra dove risiedono gli anelli. Cosa sono questi anelli? Questi anelli sono una formazione energetica che contiene questi che vengono chiamati codici psicogenetici relativi al proprio chakra. Non sto a spiegare tutto questo procedimento metafisico, ma per adesso ci basta sapere questo. E quello che succede è che quando si muove un corpo sottile, come adesso noi prenderemo in esame il secondo corpo sottile, il secondo chakra, c'è una paura, inizia a vibrare una forma energetica nel secondo corpo, nel secondo chakra, anche il secondo anello dentro al quinto chakra si muove, rispondono, sono collegati, vanno in relazione l'uno all'altro. Questo è l'esempio.
come vi ho fatto vedere nella slides di prima, questo anello intorno alla vita è un esempio stilizzato ovviamente di una formazione energetica legata a, potrebbe essere un eccesso di paura, ma potrebbero essere anche altre formazioni del secondo chakra, altre emozioni, e conseguentemente anche nel secondo anello dentro il quinto chakra si crea una vibrazione, uno stato eccitato, che crea un disturbo e un disequilibrio nella zona che è vicina al collo, che sta nella parte centrale del quinto corpo, cioè qua, dove, guarda caso, abbiamo anche l'essenziale della fiducia. Spero che sia un po' chiara la faccenda, anche se quando si parla di corpi sottili e questo mondo metafisico è sempre tutto molto misterioso, però sta di fatto che quando abbiamo questo sovraccarico, in questo caso della paura, nel secondo chakra, anche qua inizia a succedere qualcosa. E la fiducia, ritorno sulla diapositiva, anche così sia chiaro, che sta qui vicino al collo, l'essenziale, perché tutti gli essenziali, che sono la purezza di ogni corpo sottile, cioè in questo caso quello della fiducia è relativo al quinto, stanno tutti molto vicino al centro del chakra. Questo essenziale della fiducia diventa pressoché inaccessibile e quindi la fiducia scompare. Stiamo parlando di fiducia incondizionata. Cosa intendiamo per fiducia incondizionata? Per fiducia incondizionata penso che sia una parola che probabilmente avrete sentito spesso relativa all'amore, l'amore incondizionato. Ma l'amore è l'essenziale fondamentale del quarto chakra, ma anche altri essenziali di livelli di frequenza, livelli energetici diversi, hanno la loro forma incondizionata. In questo caso la fiducia incondizionata significa che noi, quando siamo a contatto con questo essenziale, siamo in fiducia al di là di ciò che viviamo, al di là della situazione esterna, al di là di quello che ci succede in una relazione che ci mette in uno stato di fiducia. È chiaro che quando le cose vanno bene, abbiamo tanti soldi, tanto amore, l'essenziale della fiducia si espande, è molto più facile contattarlo. Ma in questo caso non si tratta di fiducia incondizionata, questa è fiducia condizionata da ciò che stiamo vivendo. Invece la fiducia incondizionata è che noi andiamo a contattare il nostro essenziale che è dentro di noi ed è sempre dentro di noi, ma può essere inaccessibile per diversi motivi, tanti, poi magari li andremo a vedere in altre occasioni, in questo caso relativamente alla paura. Non possiamo accedere alla parte interna del quinto chakra, quindi alla fiducia, quindi stiamo nella parte esterna del quinto chakra, dove ci sono, come abbiamo visto prima, credenze e pensieri. Quindi ritorniamo verso l'esterno. Inutile dire che vivere senza fiducia è vivere alimentando e mantenendo ulteriormente lo stato di paura. Sono due aspetti che, come succede spesso nella metafisica dei corpi sottili, che interagiscono in entrambe le direzioni. La paura mi sposta fuori dalla fiducia, ma stando fuori dalla fiducia, andando a cercare soluzioni, e questo è simile a quello che abbiamo detto l'altra volta, che mi alleviano lo stato di paura nelle credenze, nei pensieri,
diventa inaccessibile e la paura, cioè diventa inaccessibile, diventa accessibile, ma non ci sono soluzioni di questo tipo. Quello che succede, a meno che non lo troviamo in una situazione favorevole, incondizionata, quello che succede è che la paura continua ad alimentarsi, quindi si crea un circolo vizioso. E noi come operiamo? Il chirurgo, no? Come ci muoviamo? Sempre nel solito modo. Noi attiviamo un processo di guarigione attraverso il cuore. Questa riga verde è la riga che delimita il corpo sottile del cuore. Questo alone verde che c'è sotto è il campo del cuore che, quando è aperto, agisce e porta, come avevamo detto già l'altra volta, guarigione alle forme energetiche disturbanti e in disequilibrio che ci sono all'interno. In questo caso abbiamo questo alone del secondo chakra, che è la paura, la forma energetica della paura, che si è sciolto. Una magia, la magia del cuore, il potere del cuore. E di conseguenza tutto cambia. Di conseguenza ripristiniamo il nostro equilibrio. L'anello si scarica, questo anello della paura, e abbiamo la possibilità di ritornare verso il centro del quinto chakra e di ricontattare la fiducia. E questo non è una cosa che dobbiamo attivare o andare a cercare, questo movimento di ritornare verso l'essenziale della fiducia. Accade naturalmente, perché è nella nostra natura. La nostra natura si muove così. Siamo noi che spesso la blocchiamo, la deviamo, creiamo dei disequilibri in modo tale da bloccare il suo naturale corso. Dal momento che, riaprendo lo spazio del cuore, andiamo a dissolvere questa energia, ritorniamo verso lo spazio della fiducia e ritorniamo ad essere in fiducia, a contatto con la nostra fiducia incondizionata, che è una qualità di vita completamente diversa. Sensazione anche di sicurezza, poi agisce anche tantissimo sul primo chakra, dove ci sono gli essenziali legati alla sopravvivenza, alla materia, eccetera. Vi abbraccio e vi auguro buona serata. Ciao.